Ciao carissimi, che cos'è che mi darà oggi la felicità in questo fine settimana piovoso? Una cosa semplice semplice, un bel piatto di pasta e ceci, anzi rettifico, ceci e pasta. Venite con me in cucina che lo prepariamo insieme, non ci vuole niente. Andiamo! Pasta e ceci è un piatto tipico della tradizione calabrese che si prepara con un rituale preciso, in genere mettendo a bagno la sera prima i ceci e poi cuocendoli il giorno dopo rigorosamente al fuoco nella pignata. Sarebbe il recipiente di coccio che si usava un tempo e si usa tuttora. Il formato di pasta che si addice di più è la classica lagana fatta a mano. Però oggi vi faccio vedere una versione con la pasta molto più sbrigativa, molto veloce, ma assolutamente di gran gusto. Si parte da una pentola nella quale abbiamo messo un giro di olio extravergine di oliva e poi andiamo a tagliuzzare così piccolo piccolo uno spicchietto di aglio. Poi mettiamo anche una macinata di pepe nero macinato al momento. Se preferite o vi dà fastidio l'aglio potete anche metterlo in camicia, così poi una volta ben rosolato, ben dorato, lo potete eventualmente togliere. Mentre l'ingrediente principale importantissimo è la polvere di peperone rosso dolce. Ne mettiamo un paio di cucchiai spolverati sull'olio e senza far alzare troppo la temperatura diamo prima una girata in modo che resta bello rosso. Non appena presa una bella scaldata aggiungiamo subito un po' di acqua. Perché si aggiunge subito? Perché altrimenti il colore si farebbe scuro, nero della polvere di peperone e rilascerebbe poi un sapore amarognolo, invece così da un profumo pazzesco, profumo di Calabria. Non appena l'acqua va in ebollizione abbiamo aggiunto i ceci, guardate che belli che sono, e li lasciamo cuocere per un po'. Ogni tanto diamo una girata e mettiamo il coperchio. Poi successivamente andiamo ad aggiungere l'acqua che servirà effettivamente per la cottura della pasta. Ora, se la volete un po' più cremosa, non aggiungete tantissima acqua, basta che superate i ceci. Come formato di pasta io sono un tradizionalista, mi piace ricordare il mio passato, la mia infanzia e continuo a utilizzare questi tubettini piccoli. Voi scegliete il formato di pasta che più vi piace. Andiamo a calare la pasta e, come vi dicevo, se invece la volete più brodosa, potete aggiungere un po' di acqua in più. Adesso giusto un pizzichino di sale, quanto basta, una girata, e tutto quello che dobbiamo fare è attendere la cottura dei tubettini. Intanto guardate qui che spettacolo, il profumo non riesco a farvelo sentire, però avete capito perché ho detto ceci e pasta, proprio per la proporzione. Poi non può mancare per me una bella spolverata di prezzemolo fresco fresco appena tagliato, un filo d'olio extravergine a crudo ci sta benissimo, e poi diamo un po' di calore a questo piatto nonostante è bollente appena tolta dalla pentola, ma soprattutto diamo ancora un tocco di gusto. Io vado a metterci un filino di quest'olio dei miei peperoncini tagliati rossi e verdi, questo dà la giusta piccantezza senza esagerare troppo, però il gusto del peperoncino diavolicchio è squisito. E questo è il piatto finito. Adesso non vi resta che far cantare il vostro cucchiaio e portare alla bocca questa pasta semplice e meravigliosa. E allora, mamma mia ragazzi, di questa oggi 2 o 3 piatti non me li toglie nessuno. E poi la semplicità degli ingredienti che danno un sapore ricco e davvero appagante. E poi non dimentichiamo che i ceci sono ricchi di fibre, favoriscono la digestione e contribuiscono anche al benessere dell'apparato digerente. Fatela ai vostri figli e fatemi sapere.